Il paesaggio della Gioconda non è un fondale generico. È una costruzione intenzionale che rimanda a un territorio reale, osservato da Leonardo da Vinci e riorganizzato secondo relazioni precise. Nella Gioconda, la costruzione del paesaggio può essere compresa attraverso due fasi complementari. La prima riguarda l'osservazione diretta del territorio, nonché la realizzazione di schizzi e disegni preparatori utili a definire le forme principali del paesaggio. La seconda consiste nella riorganizzazione di tali relazioni all'interno dell'opera, secondo un criterio geometrico coerente con il livello di costruzione adottato. L'elemento chiave è un ponte a più arcate, riconducibile al Ponte Gobbo di Bobbio. A partire da questo dettaglio, vedremo come identificare il territorio reale della Gioconda e il punto da cui Leonardo lo ha osservato. La costruzione della Gioconda può essere letta attraverso 5 livelli. Il primo livello coincide con la figura rappresentata a mezzo busto, seduta, con le braccia appoggiate su un bracciolo. Alle sue spalle è presente un parapetto sul quale si impostano 2 colonne. Questo livello non appartiene al paesaggio, definisce invece lo spazio del ritratto e costituisce la soglia visiva da cui il paesaggio ha inizio. Nell'immagine è isolato il primo livello di costruzione del dipinto mediante una velatura in bianco, che esclude temporaneamente il paesaggio. Ciò che si apre oltre questa soglia non è una veduta diretta, ma una costruzione del paesaggio. Secondo livello. Per evidenziare questo livello, la figura della Gioconda viene oscurata, lasciando leggibile la collina. Questa è immediatamente alle spalle della figura. Osservando i 2 rilievi collinari alla sinistra del dipinto, si nota che alcune emergenze verticali non appartengono alla collina, ma al paese sottostante, collocato a un diverso piano di profondità. Queste emergenze verticali sono quindi attenuate con una velatura chiara, perché non appartengono a questo livello e verranno analizzate nel successivo. Questa collina non è generica, corrisponde a una formazione reale, individuabile nel territorio di Bobbio, ma appare come se fosse osservata da una quota più elevata ed arretrata verso sinistra. La sua struttura è riconoscibile. Sulla sinistra si distinguono 2 rilievi rocciosi ravvicinati, con profilo triangolare, contrassegnati dai numeri 1 e 2. Si nota come i rilievi coincidano con quelli rappresentati nel dipinto. Verso destra, invece, il versante degrada progressivamente verso il fondovalle. Si tratta quindi di una massa morfologica coerente, che può essere confrontata con il territorio reale. Terzo livello. Nel terzo livello si supera la soglia della collina e diventa leggibile il fondovalle. Le emergenze verticali, che nel dipinto si presentano isolate e non riconducibili alla sola morfologia naturale della collina, corrispondono a strutture architettoniche reali, in particolare ai campanili e agli edifici religiosi dell'abitato di Bobbio. Nel dipinto il campanile che risulta allineato con la figura sul lato sinistro corrisponde a quello di San Francesco. Procedendo verso sinistra si distinguono inoltre San Colombano, il campanile di San Lorenzo e la primitiva chiesa inglobata nel santuario della Madonna dell'Aiuto. La disposizione dei campanili tra loro non è casuale. Il loro allineamento corrisponde infatti a quello dei campanili reali osservati dalla collina. Esiste un solo punto di osservazione dal quale i campanili, pur costruiti a distanze diverse, risultano allineati in modo coerente con il dipinto. Spostandosi lateralmente, questo allineamento si perde. Nel territorio reale, il punto corretto di osservazione è quindi quello dal quale i campanili appaiono disposti esattamente come nel dipinto. Questo punto viene individuato e definito come punto F. Nel territorio corrisponde al punto di osservazione reale, nel dipinto diventa l'origine della costruzione. Il punto F si colloca lungo la direttrice allineata con il campanile di San Francesco e con il lato sinistro della figura. Nel terzo livello diventa inoltre leggibile il fondovalle, con il Ponte Gobbo. Nel tratto alla destra del paesaggio, in prossimità del ponte, il corso d'acqua si presenta più ristretto. Il confronto con il territorio reale mostra una corrispondenza precisa.
L'ansa del fiume, l'angolazione del ponte e il versante roccioso soprastante presentano caratteristiche coerenti con quelle raffigurate nel dipinto. Procedendo verso sinistra, l'alveo si amplia e la massa fluviale si distende nel fondovalle. L'intera massa d'acqua raffigurata è riconducibile a un unico sistema fluviale, il Trebbia. Tale configurazione è coerente con una visione obliqua dall'alto, nella quale l'ampiezza dell'alveo risulta più leggibile rispetto a una veduta prossima al suolo. Si procede ora alla misurazione degli angoli reali nel territorio, al fine di verificarne la corrispondenza con la rappresentazione del dipinto. A partire dal punto F, nel territorio reale, si misurano in gradi le direzioni dei campanili e la posizione del ponte gobbo. Queste direzioni vengono quindi ricostruite nel dipinto, mantenendo il punto F come fulcro. Attraverso una progressiva apertura del ventaglio angolare, gli angoli reali, definiti da Leonardo angoli della cosa, vengono trasformati in angoli apparenti, cioè angoli dell'occhio. Il risultato è una costruzione prospettica nella quale le direttrici coincidono esattamente con la posizione dei campanili e del ponte nel dipinto. Quarto livello. Nel quarto livello emergono elementi del paesaggio che nei livelli precedenti non erano visibili. Nel settore in alto a destra si distingue una massa collinare con andamento quasi orizzontale e sopra di essa una montagna caratterizzata da fratture e faglie orientate verso l'alto a destra. Si tratta del Monte Barberino e della Pietra Parcellara. Nel territorio reale è invece il Monte Barberino che presenta un'inclinazione marcata verso l'alto, a destra. Dalla collina, dalla proiezione verticale del punto F reale, si può osservare che il lato sinistro della Pietra Parcellara e del Monte Barberino sono allineati con il campanile di San Francesco, così come il lato sinistro della Gioconda, risultando quindi occultati dal capo della figura. Nel dipinto, invece, queste masse montuose riappaiono in una nuova configurazione spaziale, resa possibile da una trasformazione geometrica propria di questo livello. All'interno dell'ovale tracciamo una retta rossa corrispondente all'andamento naturale del versante del Monte Barberino, insieme a una serie di brevi segmenti che evidenziano l'orientamento delle faglie della Pietra Parcellara. Il punto F mantiene la funzione di origine grafica della costruzione. La trasformazione introduce innanzitutto una rotazione di circa 18 gradi in senso orario delle masse montuose. Successivamente viene applicata un'apertura del ventaglio angolare che sposta i rilievi progressivamente verso destra e più in alto nella composizione, aumentandone la dimensione apparente. Il risultato è una ricomposizione coerente del paesaggio, nella quale il Monte Barberino e la Pietra Parcellara diventano leggibili pur derivando da una configurazione territoriale reale. Tra questi rilievi è presente anche una massa d'acqua che corrisponde alla valle del Trebbia. Nel territorio reale, in questo settore, il fiume forma un'ampia ansa. Oggi la portata non appare particolarmente estesa, ma la larghezza dell'alveo e del letto ghiaioso indica una valle fluviale significativamente più ampia rispetto al corso attuale. Questa configurazione risulta coerente con la massa d'acqua visibile nel dipinto, che separa le due montagne all'interno della costruzione del quarto livello. Nel dipinto questa valle appare completamente visibile, come se fosse osservata da una quota più elevata rispetto al punto di osservazione reale. Quinto livello. Il quinto livello riguarda la parte alta, alla sinistra del dipinto. Dopo i livelli precedenti, nei quali la figura era stata oscurata per isolare la struttura del paesaggio, la Gioconda torna ora pienamente visibile all'interno della composizione. Nel dipinto, all'interno dell'ovale, si riconosce il Monte Pradegna e il sistema di colline che degradano verso il Trebbia. Nel territorio reale, il Monte Pradegna si colloca invece significativamente più a sinistra rispetto al settore analizzato nei livelli precedenti e non rientra nel campo visivo direttamente osservabile dalla collina, cioè nella porzione di paesaggio compresa entro la cornice della Gioconda. All'interno dell'ovale, la fotografia viene rielaborata per evidenziare alcune linee morfologiche del terreno. In particolare, l'andamento curvilineo della vegetazione che scende lungo il versante, articolandosi in una sequenza continua fino a chiudersi nella parte inferiore in una forma avvolgente. È inoltre visibile una superficie pianeggiante che, procedendo verso destra, tende progressivamente a salire.
Le strutture così evidenziate corrispondono agli elementi che, una volta ruotati e ricollocati, contribuiscono alla costruzione delle forme figurative riconoscibili nel dipinto. La massa viene quindi ruotata e adattata alla costruzione complessiva. Aggiungiamo nella fotografia reale il punto F e la direttrice allineata con il campanile di San Francesco. Assumendo il punto F come fulcro, ruotiamo di circa 7 gradi in senso orario la porzione interessata del territorio, ricollocandola successivamente all'interno del dipinto. A questo punto mettiamo la figura della Gioconda all'interno della sua cornice. La porzione reale del Monte Pradegna e delle colline sottostanti viene ora ridimensionata e adattata alla struttura del dipinto, trasformando gli angoli reali in angoli apparenti. Infine, sfumiamo la fotografia, osservando immediatamente la corrispondenza tra gli andamenti del terreno e il profilo del rilievo del Monte Pradegna. Lasciamo invece evidenziati la pianura e l'andamento curvilineo della vegetazione che scende lungo il versante. La direttrice si articola in una sequenza continua, fino a chiudersi, nella parte inferiore, in una forma avvolgente. Possiamo così osservare che la direttrice della vegetazione e la pianura risultano leggermente più elevati nel territorio reale rispetto alla loro posizione nel dipinto. Questa differenza risulta coerente con la costruzione del paesaggio, che anche in questo livello appare come osservato da una quota più elevata rispetto al punto di vista reale della collina. Considerati nel loro insieme, i 5 livelli mostrano che il paesaggio della Gioconda non è una semplice veduta. È una costruzione coerente, fondata su un territorio reale e riorganizzata secondo un metodo preciso. E proprio in questa costruzione, nelle stesse forme del paesaggio, si inserisce un ulteriore livello di lettura, quello delle mirabilissime invenzioni.